a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo un mio nuovo progetto e vi faccio conoscere anche una nuova azienda con cui sto collaborando. L'azienda in questione è Miranda Sol, dove troverete delle cose molto particolari, un po' diverse dal solito. Il punto che oggi vi propongo è il punto alveare e il punto canestro. A questo punto iniziamo subito il tutorial. Vi illustro adesso tutto ciò che ci servirà per realizzare questo mio nuovo progetto. Tutti i materiali li trovate da Miranda Sol, un'azienda che si occupa di creare tutto ciò che ci può servire appunto per realizzare delle borse, anche con delle cose particolari create appositamente per voi. Il cordino che utilizzerò lo trovate appunto da Miranda Sol, la qualità è il Formentera. Io ho scelto questo Blue Royal, è molto morbido nella lavorazione ed l'effetto finale è veramente molto bello. Come quantità ne serviranno circa 350-400 grammi, ma come al solito io non appena completerò la borsa vi dirò esattamente il quantitativo. Applicherò poi questo manico gioiello, anche questo sul sito di Miranda Sol ne troverete veramente tantissimi, anche in altre tonalità, e si possono anche creare in base anche ai vostri gusti, per cui vi invito a dare un'occhiata perché troverete delle cose molto particolari e anche alcune cose che sono in edizione limitata. Per attaccare questi manici alla nostra borsa possiamo utilizzare due metodi: o attaccarli con due moschettoni molto piccoli sempre nella pattina della nostra pochette, oppure possiamo utilizzare dei ponticelli e ne serviranno una coppia. Anche di questa minuteria ne trovate di tantissime forme e anche di altre gradazioni, quindi potrebbe essere il bronzo, il canna di fucile, il nichel come quello che vi mostro, oppure l'oro. Sulla pattina poi come chiusura andremo a cucire con questa plastichina, insomma saranno delle calamite particolari perché sono autocentranti, per cui anche se non vengono cucite al millimetro, diciamo, essendo autocentranti, assumeranno perfettamente la loro forma. Anche di queste ne serviranno due perché ne metterò appunto in entrambe le estremità. Potremmo pure aggiungere al nostro lavoro una fodera. Da Miranda Sol trovate tantissime tipologie di stoffe per poter appunto foderare le nostre borse, ma anche delle fodere già pronte all'uso. A questo punto iniziamo la nostra lavorazione. L'uncinetto che ci servirà per tutta la lavorazione è il numero 4. Come numero di catenelle iniziali dobbiamo crearne 42 più una per voltare. Se volete la stessa misura, insomma la pochette esattamente come la mia e utilizzate lo stesso filato, 42 catenelle andranno benissimo. In ogni caso regolatevi utilizzando il multiplo di 6 più una. Io le ho già create. A questo punto create le 42 catenelle più una per voltare, torniamo indietro con dei semplici punti bassi e a questo punto ci rivediamo non appena siamo arrivate a questo punto. Completato il primo giro, catenella e voltiamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare ad effettuare due giri, quindi uno e anche il ritorno, di punti bassi ma presi in costa, per cui non completamente, non tutte e due le asoline, ma quella esterna. E torniamo indietro. E quindi faremo questo giro, quindi il secondo ed il terzo in costa, e ci rivediamo per iniziare il punto alveare.
Completati questi 2 giri in costa, mi raccomando sempre la catenella a fine giro per voltare, voltiamo il lavoro e adesso iniziamo la lavorazione vera e propria del punto alveare. Continuiamo sempre in costa e iniziamo a fare 3 punti bassi, quindi 1, prendendo sempre la solina esterna, 2 e 3. Adesso facciamo un punto alto, ma prendendo sia questa costina che questa costina, vedete? Che qui si è creata le costine quando noi facciamo il punto appunto in costa, il rilievo, quindi prendiamo questa del giro in basso e quella corrispondente qui sopra e creiamo un punto alto. Continuiamo altri 3 punti bassi, quindi 1, sempre in costa mi raccomando, perché adesso tutti i punti bassi saranno realizzati tutti in costa, quindi ecco il terzo. Adesso dobbiamo andare a fare il punto alto prendendo sia questa costina che questa costina, quindi non più sul retro, quella davanti, per cui carichiamo il filo e andiamo a inserirci in questa costina e questa, che non è altro che il quarto punto, ma anche quello corrispondente in basso, ed effettuiamo il nostro punto alto. Ed ecco che si sta venendo a creare, che poi si vedrà meglio non appena poi facciamo l'altro giro, si capirà bene come viene fuori il punto alveare. Continuiamo. Nuovamente 3 punti bassi, 2 e 3, scusate, e sul quarto punto realizziamo il punto alto prendendo questa costina e quella corrispondente in basso, per cui facendo attenzione 1 e 1, 2. E lo facciamo per tutto il giro, per cui ci rivediamo a questo punto. Completato anche questo giro, catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo facendo appunto il punto alveare, per cui facciamo un punto basso, in quello successivo andiamo a fare un punto alto preso in tutte e 2 righi, quello sopra e quello sotto, per cui al solito in questa asolina e in quella corrispondente in alto e facciamo il nostro punto alto. Facciamo nuovamente 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3, e come vedete il punto alto andrà a cadere proprio esattamente al centro di quelli precedenti, per cui carichiamo il filo e andiamo a prendere la nostra asolina in basso e la corrispondente in alto ed eseguiamo il punto alto. Nuovamente 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3, e nuovamente il punto alto preso in mezzo, quindi prima asolina e seconda asolina. Ed ecco che viene fuori questo bel punto che a me, devo dire, proprio ha una bella resa e consistenza. A questo punto noi completiamo il giro e il giro successivo di ritorno è di punti bassi in costa, per cui questo punto, quindi per tutto il pannello, dobbiamo alternare questo tipo, il rigo dove faremo appunto questa specie di palline, al giro di ritorno di punti bassi in costa.
La misura che ho io è circa 25 cm, da considerare che ancora poi dovrò fare il bordo di rifinitura, per cui prenderò ancora 1 centimetro. Come lunghezza del pannello dobbiamo orientarci intorno ai 40 cm, per cui facciamo tutto il pannello e ci rivediamo per chiudere il giro e vedere come proseguire. Completato il pannello che misura completo di bordo 42 cm, adesso ci occuperemo di creare il laterale che ho realizzato appunto canestro, ovviamente lavorato a pannello. Il corpo borsa io non appena ho terminato e ho raggiunto la mia altezza, ho creato come di consueto un giro di punto basso tutto attorno al perimetro, in maniera tale che così è ben definito. Il laterale io l'ho creato di 16 cm, compreso appunto anche questo di bordo di contorno sempre a punto basso. Vi ricordo che in tutti gli angoli vanno fatti un punto basso, una catenella e un punto basso appunto per dargli la forma tipica. Adesso nel dettaglio vi faccio vedere come creare questo laterale appunto canestro. Ho realizzato 8 catenelle e torno indietro lavorando dei punti bassi, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso al solito catenella, voltiamo il lavoro e adesso iniziamo il punto canestro, che molte di voi che mi seguono avranno visto insomma i tutorial. Nel caso di lavorarlo a pannello diciamo cambia pochissimo, anche perché non si può sbagliare, perché dobbiamo seguire appunto la sequenza alternata, per cui iniziamo prendendo il punto nella parte superiore completo, quindi tutte e due le asoline. Quello successivo, anziché in questa parte, andiamo a puntare nella parte bassa, esattamente come facciamo per il punto canestro. Secondo punto, anzi scusate, terzo punto lo prendiamo nella parte superiore, quello successivo ancora nella parte inferiore, sempre per il discorso di alternare. Nuovamente parte superiore e poi parte inferiore. E l'ultimo lo prendiamo in alto. Aspettate un attimo che il primo punto dell'angolo è un po' antipatico. Ecco fatto. Ed ecco che si comincia a intravedere. Dal secondo giro vedremo meglio l'effetto. Catenella, voltiamo il lavoro e adesso andiamo ad alternare. Ricordiamoci sempre che il primo e l'ultimo punto saranno sempre presi in alto, perché gli dà una sorta di cornice, anche se poi andiamo a fare il punto di contorno, però mi piace questo effetto, per cui iniziamo col punto preso come si prende normalmente, quindi questo diciamo che non fa testo per il nostro disegno, e cominciamo col punto canestro, per cui questo è il punto allungato, per cui lo prendiamo qui in mezzo, questo è quello più piccolo, lo prendiamo in basso. Qua vedete il punto è quello grande, per cui va preso qui, e quello successivo lo prendiamo in basso. E concludiamo con questo prendendo nella parte superiore. L'ultimo punto, a prescindere da qualunque cosa, verrà preso qui, come al solito. Ed ecco che noi cominciamo a intravedere il punto canestro. Identica cosa, catenella, e ricominciamo. Il primo punto sempre preso qui, e poi qui il punto è quello piccolo, andiamo nella parte bassa.
punto allungato, parte alta e così via. Questo è già il risultato, alla fine noi avremo questo tipo di lavorazione. Per cui completiamo anche questo laterale, completiamolo anche come bordo e ci rivediamo per vedere insieme come cucire e assemblare la pochette. Ho ultimato anche l'altro laterale e li ho appoggiati per far assumere la forma, eccola qui, per poi adesso farvi vedere come creare la cucitura, che molti di voi chi mi segue sa che io eseguo con l'ago di fettuccia, ma potete anche farlo eventualmente anche con l'uncinetto stesso. Io preferisco questo anche perché ora vi farò vedere il tipo di cucitura che faccio, anche per dare un po' di movimento anche alla stessa borsa. Allora, io mi sono già agganciata nella parte interna e io adesso comincio esattamente da questo punto, quindi dove praticamente sono arrivata con la stessa altezza del laterale, io vado in quello successivo e prendo tutte e due le asoline. Stringo per bene, aspettate, e vado, anziché proseguire da questa parte, ritorno da questa parte e vado a prendere le due asoline, i due punti che stanno uno di fronte all'altro. Tiro per bene il filo e faccio la stessa cosa nei due punti successivi, per cui queste due e queste due. E tiro per bene il filo, lo stringo e vado avanti. Stessa cosa nei punti successivi per creare, come vedete, questa sorta di, viene fuori una specie di decoro. Per cui continuiamo e faremo questo procedimento, ovviamente, eccolo qui, lo facciamo fino ad arrivare a questo punto, poi i fili li nascondiamo all'interno della stessa lavorazione e facciamo la stessa cosa ovviamente anche da quest'altra parte e ci rivediamo per vedere come agganciare il manico nella parte superiore della borsa. Ed eccola completata. Ho cucito tutti e due i laterali, ho agganciato i ponticelli sulla pattina per poter poi attaccare il manico e volevo dirvi che come calamite poi ho scelto di prendere, di mettere quelle lì con le alette. Ed eccola. Ed ecco anche questo progetto completato. Spero che sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, condividete con le amiche il vostro video. Se vi è piaciuto mettete un like e ricordatevi di dare un'occhiata sul sito di Miranda Sol, dove troverete delle cose molto particolari e dove veramente vi potete sbizzarrire nel creare delle borse un po' diverse dal solito. Ci vediamo alla mia prossima creazione.